Allora, eccoci qua amici della Muay Thai. Andiamo, posizioniamoci nella maniera appropriata. Allora, oggi parliamo, come vi ho annunciato, dei low kick, calci bassi, TK in thailandese. Prendete sempre con le pinze il mio thailandese perché io abbaio il thailandese, abbaio, non parlo. E la differenza sostanziale tra il low kick, quindi il calcio basso portato nella Muay Thai, e quello portato nel kickboxing, sempre il discorso delle combinazioni, come spesso sentite all'angolo di chi fa kickboxing, non colpi singoli in combinazione, noi invece portiamo più colpi singoli e, come ho già detto nel video dei calci medi, sono orientati con l'obiettivo di fare dei danni. Nello kick ancora di più fare dei danni, perché il calcio basso rispetto al calcio medio non determina punteggio nella Muay Thai, ma attenzione, la Muay Thai innanzitutto dei 5x3, dei grandi stadi, quindi Muay Thai del Lumpini, del Raja eccetera. Perché dico questo? Perché fate attenzione, perché è da prendere con le pinze anche questa affermazione, perché tutti i colpi fanno punto se fanno dei danni evidenti, quindi se i giudici di gara si accorgono che quel colpo ha fatto dei danni, che quindi anche qui, sempre tra parentesi, non è detto che sia vero o no, dipende da chi lo riceve, se riesce a contenere il danno o a non farlo proprio vedere anche se ce l'ha. E quindi a seconda se il calcio fa o dei danni o sbilancia, quindi questa è un'altra cosa importantissima che genera sempre punti nella Muay Thai, quindi far perdere il controllo, far perdere l'equilibrio, diciamo, fare con un colpo, cambiare l'atteggiamento del nostro avversario e quindi magari togliendogli il sorriso, togliendogli il balance o facendolo scordinare, ecco, facendo perdere la compostezza. Quindi se il calcio fa perdere la compostezza, fa perdere l'equilibrio, fa un danno, quindi si vede dalla faccia che ha sentito il danno, questo calcio può essere considerato dai giudici scoring, quindi punti, diversamente no. Quindi per fare un esempio, che quello più plateale, lo faceva su Sacorno, lo avete visto, lo fa Mattia, lo fanno tanti, no? Quando si toccano la gamba dopo aver ricevuto il colpo e fanno non mi hai mai fatto niente. Dio จะไม่ได้ขอบคุณนะคู่นี้ได้ขอบคุณ his way in and again catching Matthias with that low kick. Quello svalora il low kick, cosa che invece nel calcio medio, di cui abbiamo già parlato in un altro video, invece questo non è assolutamente così. Il calcio medio, se lo prendi, l'hai preso, fa punto, mentre il low kick se lo prendi e sorridi e gli fai mai fatto niente, mai fatto il ciacatino, mai fatto ridere, questo va a vantaggio di chi lo prende piuttosto che di chi lo tira. Quindi questo già vi fa capire che il low kick è un calcio che deve essere affrontato in maniera tattica o strategica diversa, completamente diversa dal calcio medio. Allora, fissiamo già dei punti. Come sempre, sapete, io non vi faccio dei video inutili, che ce ne sono tantissimi sul web, cercateli, dove fanno vedere la tecnica, come portare, spostare la gamba, non spostare. Sì, vi faccio vedere dopo qualcosa con l'aiuto di Desi e di Krumu, ma diciamo tendenzialmente quello che più mi interessa è che comprendiate come viene usato, che scoring fa, in modo che voi sappiate come allenarlo in funzione di quello dell'obiettivo che volete raggiungere. Quindi come sempre in maniera intelligente si allenano dei colpi con dei precisi obiettivi. Allora, innanzitutto il calcio deve essere molto forte, a differenza del calcio medio che si può usare per far punto e quindi anche se arriva a bersaglio anche non è estremamente forte. Il low kick deve essere forte, deve fare dei danni, perché se non fa dei danni, come ho detto prima, tocca, io
faccio, sorrido, dico non ho mai fatto niente e quindi disvaloro, ti faccio solo perdere energia e probabilmente porto anche a favore mio la parte del punteggio. Un'altra cosa molto importante su cui si lavora tantissimo in allenamento è il tempismo, cioè quando deve arrivare a segno il calcio. Questo non tanto per una ragione di punteggio, ma proprio per una ragione di danno. Cioè cosa significa? L'efficacia del calcio può essere totalmente diversa se il calcio arriva sulla gamba, quindi arriva su un muscolo, perché è ovvio che se arriva sul block, se l'avversario lo blocca, è una tecnica di sacrificio, nel senso che anche vi fate male, si fa male chi lo tira e si fa male chi lo protegge. Chi lo protegge deve per forza, piuttosto che prenderselo sul muscolo, deve per forza coprirlo con il block. Ma se, supponendo che il calcio entra, che siete bravi a farlo entrare, è molto importante il tempismo. Perché se riusciamo a entrare nel muscolo quando è carico di sangue, il muscolo per difesa, quindi se il calcio arriva forte e arriva sul muscolo, dovete sapere che il muscolo, per difendersi da un colpo forte che rischia di spaccare le fibre muscolari, si indurisce, si chiude. Infatti, se ci fate caso, guardate dei video dove alcuni arrivano dei low kick e a un certo punto o finisce per KO, cioè non gli reggono più le gambe, non gli regge la gamba, o gli si blocca la gamba, quasi cammina zoppicando. Perché? Perché il muscolo si è contratto, si è indurito per far sì che non si rompa. Quindi ha preso un colpo forte mentre il muscolo era carico di sangue, anche perché anche qui un'altra considerazione da fare: se la gamba non è carica di sangue, quindi se è alzata, per esempio, non è appoggiata, il muscolo non è carico di sangue, quindi il danno che farà sarà inferiore. Mentre invece, e qui veniamo alla parte, già una parte, iniziamo a discutere di una parte tattica. Se già lavoriamo contro un pugile, che il pugile, come sapete, la forza dei pugni parte dalle gambe, quindi più sono piantato sulle gambe per caricare i miei pugni e più carico i muscoli delle gambe di sangue. Se arriva durante un attacco di pugni, quindi durante l'appoggio delle gambe piantate ben per terra perché sto caricando i pugni, in quel momento sicuramente troverò la gamba piena di sangue e quindi farò più danno. Per questo il tempismo, noi in allenamento lavoriamo molto sul tempismo, cioè sul fatto che l'allenatore viene avanti col cuscino e mentre fa il passo lavoriamo sul calcio. Questo per farsi abituarsi a portare il calcio quando il muscolo è pieno di sangue, è carico di sangue, perché è carico perché sta appunto è piantato per terra. Mentre portare un low kick su, per esempio, una gamba alzata tipo block, sì, può fare scena, ma non fa né punto né fa un granché di male, perché una gamba, a meno che la gamba non l'ho già colpita e quindi sono gli ultimi, la rifinitura per finire, per concludere il lavoro iniziato. Ma il primo low kick, quello che fa male, quello che poi determina con la perseveranza di quel lavoro sulla gamba il KO, deve arrivare nel tempo giusto, quando la gamba è carica di sangue. Poi un'altra funzione tattica è quella dello sbilanciamento, quindi se riesco con il low kick, per esempio abbiamo parlato di una gamba alzata, se trovo l'altra gamba, quella a sorreggere, quella è sicuramente carica di sangue, perché se ho una gamba alzata con il blocco e trovo l'altra sotto, deve essere per forza carica, perché è la gamba che sta sostenendo il corpo. Oltre a fargli male, in questo caso lo posso fare anche in maniera tattica per farlo cadere, perché se perde l'equilibrio è comunque alla stessa strega di un calcio medio e punteggio. Quindi in questo caso, se cade, sì, può anche fare la scena, non ho mai fatto niente, ma i giudici di gara vedono che hai perso l'equilibrio e quindi è considerato scoring. Un'ultima parte tattica è quella del sottosopra, cioè sto lavorando, ho trovato dei pugni forti, ho trovato un gomito, ho trovato i calci medi, ho trovato qualcosa sul corpo che ha fatto sì che mi fa pensare che il mio avversario stia andando giù. Allora, se lavoro sopra e sotto, quindi se non mi accanisco solo sulla parte, sulla faccia, per esempio, mettiamo che ho preso un pugno bene o allo stomaco o alla faccia e sono
ho la sensazione che il mio avversario stia andando giù. Se insisto sopra e sotto ho più probabilità di ottenere il KO. Perché? Cosa succede? Non è che io sia uno scienziato, però mi piace sempre andare a fondo sul perché delle cose. Quando subiamo un colpo forte, per esempio al viso, il cuore manda più sangue nella parte che è stata colpita, per fare in modo di recuperare i danni fatti. Se i danni sono sopra e sotto, cioè se sono nella parte superiore del corpo e nella parte inferiore del corpo, il cuore deve mandare da una parte e dall'altra, e quindi da qualche parte deve toglierla. Dove la toglie? La toglie, ed è quello che vogliamo noi, la toglie anche alla lucidità, al cervello, per cui è più facile che lavorando sopra e sotto un colpo magari dopo un colpo magari che non sarebbe strategico, non sarebbe definitivo, diventa definitivo, perché il sangue che deve andare sotto a riparare, deve andare sopra a riparare, da qualche parte deve essere tolto, quindi se c'è meno afflusso di sangue al cervello, meno lucidità, è più facile che arrivi il KO. Qui abbiamo parlato di un'altra parte strategica. Queste cose sono tutte importanti, sono molto importanti sul low kick, perché come vi ho detto, se invece sul calcio medio avevamo parlato più di arrivare, di portarlo a segno, di portarne perché fanno punti, il low kick, se non lo lavoro con intelligenza, perdo solo energie, perché come vi ho detto, di per sé non fa punteggio, eccetto che non riesco a fare dei danni e quindi che non ci sia una tattica dietro. E poi veniamo alla parte strategica, che è l'ultima. Strategia, cosa intendo? Differenza tra strategia e tattica. La parola mossa strategica vi deve già far capire. Se io sto prendendo i calci medi e non riesco a bloccarli e non riesco a rispondere perché è più bravo di me, è più veloce di me il mio avversario, e rispondo sotto con il low kick a fargli male, è strategico perché innanzitutto ho trovato una risposta, ho fatto qualcosa, i giudici vedono che ho fatto, magari il giudice pensa che lo faccio non perché non riesco a bloccare, perché proprio voglio fargli male, quindi sono un muaymat, sono aggressivo, voglio rispondere a lui che fa i punti, quindi che fa il tecnico, il FIMU con un'aggressività, come ci sono alcuni stili, alcuni camp che usano questo stile. E quindi cosa faccio? Io lo faccio in maniera strategica perché penso di non riuscire a bloccare, perché ho visto già che non sono riuscito a bloccare, a rispondere così velocemente. Lavoro sulla gamba d'appoggio o sulla gamba quando scende, sul calcio medio quando scende. Questo cosa fa? Questo determina che faccio dei danni e quindi già il calcio suo, il calcio medio diventa meno importante, quindi inizia a aver male alla gamba o alla gamba d'appoggio, quindi la sua lucidità e la sua velocità diventano magari più accessibili, e quindi poi magari riesco anche a bloccare, a rispondere anche io. Oppure ho fatto dei danni perché sono stato bravo, ho trovato proprio il momento giusto in cui la gamba era carica di sangue, scendeva giù, e sono arrivato nel momento giusto e ho fatto danno al muscolo, e quindi riesco a cambiare l'esito del match a mio favore, pur non avendo portato magari tanti calci medi quanto lui a segno. Allora, come adesso vi farò vedere, direi che non abbiamo parlato approfonditamente della kickboxing, qualcosa dico sempre, ma sapete che non è roba mia, ma qualcosa la dico sempre. Nella kickboxing è diverso perché posso abbinare una serie di pugni con i calci e sempre lavorare con il calcio sotto, per sempre lavorare sul fatto dell'imprevedibilità. Cioè, portando più colpi, più serie di colpi, posso sperare che qualcuno della serie di colpi arrivi a segno. Cioè, è più probabile, ci sono una questione di probabilità. È ovvio che se porto una serie di 5 colpi, magari uno mi entra, 2 mi entrano. Quindi, visto che nella kickboxing ogni colpo, se porta un low kick e arriva a segno sulla gamba, quindi non lo blocca, in ogni caso è considerato scoring, è considerato un punteggio, questo ha un senso. Ed è per questo vi ho detto che invece nella Muay Thai il low kick deve essere un colpo che, se portiamo, dobbiamo sapere che cazzo stiamo facendo, quindi dobbiamo avere in mente una tattica, oppure in maniera strategica, la nostra mossa strategica per rispondere a un attacco di calci medi dove non siamo riusciti a risolvere diversamente. E adesso vi faccio vedere con Desiree qualche calcio, ma vi ripeto sempre, se volete vedere, ce ne sono tantissimi sul web,
quello che vi specificherò io è semplicemente, a differenza della kickboxing, nella Muay Thai se imparate a tirare i low kick devono essere fatti con l'obiettivo di fare dei grossi danni, quindi devono essere forti, devono arrivare a segno nel momento giusto, perché diversamente sprecate solo energie. Quindi se cercate dei tutorial sul low kick, poi concentratevi sul fatto di riuscire a portarlo, a prescindere che facciate la tecnica perfetta come la vedete fare da uno o dall'altro tutorial, ma che vi rendiate conto e ve ne rendete conto anche voi da soli che quando arriva il calcio è forte e fa danno. Se non arriva non importa, non vi dovete preoccupare molto sul fatto che arrivi o non arriva. Se il calcio medio non riuscite a farlo arrivare vi dovete preoccupare, perché il calcio medio è un calcio che deve fare il punto. Il low kick deve fare male, quindi se non arriva e non subisco niente io, paziente, ho sprecato energie, ma quando arriva deve essere efficace, assolutamente efficace. Dum dum dum. Avete visto, Daisy ha fatto il calcio mentre l'allenatore avanzava. Quello che vi dicevo prima è il fatto che riuscire, soprattutto su un atleta che porta il pugilato, riuscire a trovare la gamba nel momento in cui fa il passo per portarvi i pugni, perché in quel momento la gamba è di appoggio, è caricata di sangue e quindi lei cercava di trovare il tempo esatto quando lui faceva il passo. Avete visto che metteva un pugno sempre, un finto pugno sopra, soltanto per distrarre l'attenzione, quindi per mettere una mano davanti alla faccia in modo che gli occhi avessero qualche secondo di ritardo nel vedere partire il calcio basso. Quindi si mette sempre un colpo sopra, che non è, come avete visto, noi il colpo importante, quello che cerchiamo, è sempre forte. Poi ci sono dei colpi di contorno che spesso servono solo per distrarre l'attenzione sul colpo che vogliamo portare. Adesso vediamo invece lo sbilanciamento, quindi su una spinta, un calcio su una spinta o con il tip o con le mani, e quindi cerchiamo di colpire la gamba quando la gamba sta riappoggiandosi dopo lo sbilanciamento, in modo tale che intanto è più difficile bloccare, perché intanto sto cercando di ritornare, di trovare il mio balance, e quindi penso a quello piuttosto che a bloccare, che riesco a bloccare se ho già un buon balance, sono già stabile. E poi perché anche lì, se sto cercando di riappoggiare la gamba, carico la gamba di sangue, quindi la trovo anche in quel momento, riesco a fare più danno perché c'è sangue sulla gamba. Adesso vediamo come. Il tip anche. Tip e dopo la spinta. Vabbè, considerate anche che l'allenatore Mu è 100 kg e Daisy è 50 kg bagnata, quindi la spinta l'ha sbilanciato poco, però è importante nell'allenamento, perché se riesce a spingere, quindi a sbilanciare un personaggio di 100 kg, poi sarà più facile quando dovrà sbilanciare le sue avversarie. Comunque in questa seconda fase abbiamo visto lo sbilanciamento, sempre la copertura con la mano per distogliere l'attenzione dallo low kick, e avete visto lo sbilanciamento sia con il tip, con il calcio frontale, sia con le due mani al corpo, perché se sono già arrivato a segno col calcio, quindi nel momento in cui sta riprendendo si sta rimettendo in equilibrio, spingo ancora e riporto il low kick, ho di nuovo l'opportunità di fare un danno sulla gamba carica di sangue.
Adesso vediamo un'altra cosa di cui non abbiamo parlato. Noi parliamo sempre di low kick, intendiamo quello con la gamba dietro, quindi per gli ortodossi la gamba destra e per i mancini l'altra. E quello che noi chiamiamo invece interno coscia è sempre un calcio basso, però in questo caso lo consideriamo più un calcio di apertura, perché ovviamente il calcio destro, il calcio della gamba dietro sarà sempre più carico, si riuscirà, visto che abbiamo premesso che il calcio deve arrivare forte, quello con la gamba dietro abbiamo sempre più probabilità che arrivi forte, parte da una posizione arretrata e quindi ha una catena cinetica più ampia, per cui sicuramente posso sprigionare più forza. Quello però davanti lo facciamo comunque, quindi parlando di ortodossi, il calcio sinistro, quindi interno coscia, lo facciamo comunque, ripeto, lo chiamiamo interno coscia proprio perché con low kick intendiamo il calcio forte, quello che tatticamente usiamo per fare del male. Adesso vediamo l'interno coscia. Coprilo bene questo. Metti un colpo dopo il calcio dentro. Ancora. Come ho detto, questo lo usiamo per entrare, per esempio per entrare coi colpi, per togliere l'equilibrio sulla gamba davanti e per entrare sui colpi. Quindi ancora uno. Ringraziamo Desi e Krumu per l'aiuto su questo video. Passate lì. Saluta gli amici italiani. Ciao. Ciao. Allora, per ricapitolare quello che abbiamo visto nel video del low kick calcio basso, allora il calcio basso non fa il low kick, noi chiamiamo low kick quello con la gamba arretrata, per cui riusciamo a portarlo forte, interno coscia quello con la gamba davanti facendo il cambio guardia, che tatticamente ci serve magari per entrare, per aprire la strada, per entrare con il pugno, con altri colpi, e quindi diciamo va nella parte morbida della gamba e ci può servire perché spesso quella parte lì può far più danni facilmente, ma anche perché magari per proteggersi la alza e quindi gli togliamo la stabilità e entriamo con altri colpi. Concentriamoci sul calcio basso che noi chiamiamo low kick, che è quello con la gamba arretrata, con la gamba dietro. Abbiamo detto deve essere forte, deve avere una tempistica tale per arrivare quando la gamba è piena di sangue, perché la gamba quando si fa il danno, se è piena di sangue, si contrae, quindi gli togliamo stabilità e magari riusciamo anche a non far continuare il match perché non riesce a stare sulle gambe, quindi deve essere tattico. Oppure strategico quando non riusciamo a controllare i suoi calci medi. Intimidate Mateusz here a little bit in the opening round. Perché, ribadiamo ancora una volta, il low kick fa punto solo se fa danno o se toglie la stabilità, quindi se toglie l'equilibrio. Diciamo che lo possiamo usare per far scomporre l'avversario, sia quello davanti, quindi interno coscia, sia soprattutto il low kick. Not giving an inch. Wow, nice takedown from Quindi per terminare, a differenza della kickboxing dove si può portare anche un calcio veloce, quindi a schiaffo sulla gamba perché comunque fa punto, qua dobbiamo fare del male. Dobbiamo fare del male, dobbiamo con quello determinare l'esito poi futuro del match, per cui in maniera strategica, quindi una mossa strategica può essere quella di rispondere, come abbiamo detto, al calcio medio, quindi ai punti, con un'azione di forza, e quindi in risposta al calcio medio vi inserisco un video che vedrete, in risposta al calcio medio fare dei danni sulle gambe per evitare di prendere altri calci medi e ridurre l'efficacia dei calci medi del vostro avversario. ในเฟซดูช่างตัวเองแปด
ปราบศึกทางด้านจะยืนไม่ไหวครับเนี่ยครับทางด้านของมาด Fate i bravi, viva la Muay Thai. Ci sono altri argomenti, chiedeteli, ma sempre con moderazione perché come sapete la mia pigrizia spesso la vince sulla mia voglia di fare i video. Fate i bravi, ciao, viva la Muay Thai.